Unreal Engine 5 è il motore grafico definitivo, o almeno così abbiamo creduto tutti fino ad oggi. Quindi perché l'ex direttore tecnico di Unreal Engine ha lasciato Epic Games? Beh, perché i motori attuali sono soffocati da un debito tecnico lungo ben 20 anni. E può un piccolo team creare un engine che possa sfidare i colossi da miliardi di dollari? Beh sì, si usa intelligenza artificiale in modo totalmente diverso da come sta facendo il resto del mondo. Quindi cos'è Immense AI? È il nuovo motore grafico modulare creato dal fondatore di Guerrilla Games e ex tech director di Unreal Engine, pensato per cambiare le regole del game development. A giugno sono stato a Indigo Showcase qui a Rotterdam e ho assistito all'intervista ad Ariane Brousset. E oggi vi spiego perché il futuro dei videogiochi AAA sta per parlare europeo e cambiare completamente il modo in cui nascono i nostri giochi preferiti. Per capire quanto sia rivoluzionario Immense AI, dobbiamo prima capire la trappola in cui si sono cacciati i colossi attuali. Unreal Engine e Unity sono strumenti straordinari, ma sono nati decenni fa come motori monolitici. Cosa significa? Beh, che vogliono fare tutto al loro interno. Modulazione 3D, scripting, audio, animazione e tutto ciò che concerne il game development. Risultato? Tempi di iterazione biblici. Ariane spiegava che negli stati avanzati di sviluppo di giochi AAA, quando un singolo sviluppatore voleva cambiare alcuni parametri di gameplay, tra l'apertura dell'editor, il caricamento degli asset e tutto quanto, ci voleva a volte anche un'ora di tempo. Un'ora buttata per una singola modifica. E poi questi engine hanno anche debito tecnico e ostilità ai plugin. Se ad esempio provate a collegare un tool esterno o un plugin ad Unreal Engine, ad ogni aggiornamento del motore grafico rischia sempre di rompersi tutto. Questo significa che i developer rimangono bloccati a versioni vecchie per paura di rompere la pipeline di lavoro. E questo lo vediamo in pratica anche con la trilogia di Final Fantasy VII Remake, in cui il terzo capitolo è ancora bloccato all'Unreal Engine 4 anche per questo motivo. Insomma, passare a versioni nuove dell'engine è sempre uno sforzo economico e di lavoro enorme per tutti gli studi di sviluppo, soprattutto per gli studi AAA. Queste critiche arrivassero da un utente qualunque su Reddit o da uno scorreggione su YouTube, potremmo liquidarle facilmente. Ma a pronunciarle è proprio Ariane Brousset, una colonna portante della storia del gaming. Quindi chi è Ariane Brousset? Negli anni 90 ha fondato la sua software house, Orange Games, che nel 2000 si è fusa formando Lost Boys Games, che poi è diventata quella che conosciamo tutti come Guerrilla Games nel 2003. Come cofondatore e development director ha seguito lo sviluppo del franchise di Killzone per Sony PlayStation e ha impostato la primissima architettura tecnica di quello che adesso conosciamo come Decima Engine, usato anche per Horizon e Death Stranding, proprio partendo dalla versione 0.x o come la chiama lui 0. niente proprio di Unreal Engine. È stato executive producer di EA per Visceral Games, cofondatore di Boss Key con Cliff Bleszinski, il creatore di Gears of War, e infine è stato il technical director di Unreal Engine per Epic Games. Ma la cosa figa è che dopo aver lasciato Epic Games ha partecipato a un podcast olandese di tecnologia chiamato BNR e lì ha lanciato la sua prima idea di questo nuovo motore di gioco. La notizia è esplosa a livello globale nell'industria tech, prima ancora che la società fosse fondata, e questo gli ha fatto capire che c'è proprio bisogno di una rivoluzione nel mondo dei gaming engine. Ma come può Immense AI abbattere il dominio di Unreal? La risposta sta in due pilastri: modularità e intelligenza artificiale semantica. Immense AI non tenta di ricostruire 30 anni di strumenti interni, il team si concentra solo sul nocciolo duro che l'IA non può risolvere. Parliamo di multithreading avanzato, caricamento ultraveloce dei dati e velocità di iterazione quasi istantanea. Tutto il resto, modellazione, animazione, audio, viene delegato all'ecosistema esterno tramite plugin ed integrazioni dirette con strumenti come Blender con cui stanno già lavorando. Insomma, si parla di un'architettura snella almeno per la parte che riguarda il core engine, ed è lì che vogliono focalizzarsi. Il secondo pilastro di questo engine è usare l'intelligenza artificiale semantica contro il brute force. Che cos'è il brute force? Mi chiederete, ve lo spiego in termini più semplici possibile.
Nello sviluppo di videogiochi di solito si fa prima girare l'engine, creare un'immagine 2D o un video della scena che si vuole generare e poi si manda nei data center di intelligenza artificiale per essere interpretata e apportare qualche modifica di qualsiasi tipo o generare altro tipo di contenuto che serve sia all'engine che alla scena. Questo significa che in una modalità del genere il costo è elevatissimo, perché per un modello di intelligenza artificiale interpretare un'immagine o interpretare un video è molto più complesso che interpretare un singolo prompt o un singolo testo, e questo comporta uno spreco elevato di risorse per la potenza che deve essere utilizzata all'interno dei data center, ma anche un costo elevato per gli studi di sviluppo. Immense AI cambia approccio introducendo un livello semantico nei dati. Gli asset non solo file binari oscuri, ma contengono metadati strutturati in testo. L'intelligenza artificiale non ha bisogno di guardare la grafica del gioco per capire cosa c'è nella scena. Legge direttamente la struttura dei dati. Ma quali sono i vantaggi? Beh, un taglio dell'80% dei costi di calcolo e un'intelligenza artificiale locale, perché questi modelli sono snelli abbastanza da poter girare nelle GPU locali degli sviluppatori, riducendo tantissimo il costo di sviluppo. Immense AI non vuole essere un semplice motore per piccoli giochi indie. Il target dichiarato di Ariane Brousse sono le produzioni AA e AAA. Ha anche una forte visione di indipendenza tecnologica, creare un motore in Europa per permettere ai talenti del nostro continente di costruire carriere di altissimo livello senza dover per forza emigrare nella Silicon Valley. Invece di costruire l'engine in isolamento, il team sta sviluppando questo motore a stretto contatto con i propri partner, a distanza di sputo con i propri utenti, proprio come diceva Guerrilla, garantendo un ciclo di feedback immediato tra programmatori, creativi e artisti. Siamo ancora alle fasi primordiali dello sviluppo, ma una cosa è certa: la provocazione di Ariane Brousse ha messo a nudo i problemi dei giganti del settore. Il futuro del game dev non passerà da un motore gigante monolitico che fa tutto in modo farraginoso, ma da un cuore ultra veloce, modulare e pronto per l'era dell'intelligenza artificiale. Voi cosa ne pensate? Pensate davvero che un motore di questo tipo possa intaccare lo strapotere di Unreal Engine? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e accendete le notifiche. Come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao gamers!